Vediamo un altro esercizio con Fusion 360. Allora, nella lezione precedente abbiamo visto che quando nel disegno non abbiamo nessun elemento, dobbiamo necessariamente partire da uno dei tre piani di riferimento. Quindi a secondo del tipo di disegno che dobbiamo fare, possiamo scegliere di partire da uno dei piani. Stavolta partiamo dal piano XY, quindi lo seleziono, tasto destro e clicco Crea schizzo. Sarebbe anche potuto andare qui sopra e scegliere Crea schizzo, era la stessa cosa. Quindi tasto destro Crea schizzo. Appena entro nello schizzo, lui si mette frontalmente allo schizzo e mi chiede quindi tramite gli strumenti di 2D di andare a disegnare quello che è lo schizzo, diciamo, del disegno che voglio realizzare. Io teoricamente potrei partire da qualunque punto del disegno, ma in realtà il modo migliore per lavorare è quello di vincolare all'origine 00 il disegno che io vado a fare. Quindi vado sul cerchio, clicco qui, faccio un cerchio così di una dimensione qualsiasi e poi vado sullo strumento rettangolo e vado a tracciare sempre con una dimensione qualsiasi questo, questo rettangolo. A questo punto clicco su questo punto, clicco sul cerchio tenendo CTRL premuto e vado a mettere un vincolo di coincidenza in modo tale che lo spigolo si poggi su questo elemento. Noi quando lavoreremo inseriremo sempre o dei vincoli geometrici oppure dei vincoli dimensionali. A questo punto, che ho ottenuto più o meno la struttura del mio disegno, posso andare a quotare le varie parti. Quindi vado su quota dello schizzo, do un diametro pari a 20 millimetri. Man mano che io quoto gli elementi diventano di colore nero. Quindi vado a quotare anche questa altezza, per esempio 15 millimetri. Se io provassi a quotare due volte la stessa misura, lui mi dice che lo schizzo è ipervincolato, quindi posso creare una quota non parametrica che viene posta tra parentesi. Questa quota tra parentesi non avrà effetti sul disegno. Vado poi a quotare la distanza tra questi due elementi e lo pongo ad esempio pari a 60 millimetri. A questo punto il disegno deve essere però completamente aperto, quindi devo andare a eliminare questi elementi. Con il comando modifica, passando sopra la linea viene eliminata. Posso eliminare questa linea oppure posso selezionarla, andare nel pannello tavolozza dello schizzo, cliccare su costruzione e rendere la linea di costruzione. A volte questa cosa di rendere la linea di costruzione viene fatta per fare in modo che diciamo che le linee non vengano considerate nel calcolo del disegno. Quindi tutte le linee di costruzione che ci servono al disegno, accertiamoci di attivare la funzione costruzione per andare quindi a renderle tali. A questo punto posso uscire dallo schizzo, posso orbitare e mettermi in una posizione verticale, posso cliccare sul comando estrudi, selezionare l'elemento da estrudere e iniziare a muovere questa freccia. Qui abbiamo il selettore dei parametri della misura, quindi io metto la misura e esco fuori dall'operazione. Una volta che ho cominciato a creare il primo oggetto,
vedete che nell'albero, quindi questo elemento qui di lato, cominciano a comparire nella cartella corpi tutti gli elementi, tutti i corpi che io vado a creare. Nella cartella schizzi invece si vanno a creare tutti gli schizzi, diciamo, che io vado a creare. Quando io ho cominciato il disegno, sono partito da uno dei tre piani di riferimento. Potrei comunque continuare ad utilizzarli, oppure, una volta che il disegno è cominciato, io posso anche poggiarmi su una faccia del 3D e decidere di fare lì uno schizzo. Quindi con tasto destro schizzo, vado a fare lo schizzo e qui scelgo per esempio centro diametro. Vado qui e vado a creare un cerchio e poi con lo strumento quota vado a quotare questo cerchio. Esco con termina lo schizzo e vado ad, in questo caso io voglio fare un foro che passa da parte a parte. Seleziono il cerchio e vado nell'estrusione, gli do il cerchio. Ora all'interno degli elementi io posso impostare un- una distanza, quindi dare qui dentro una misura di estrusione, oppure posso cliccare su un oggetto, oppure impostando tutto, lui effettua il taglio di tutti i corpi visibili. Spostando verso l'interno questo elemento, vedete che il cilindro si trasforma da un colore azzurro a un colore rosso. Quindi lui capisce che io voglio fare un'operazione di taglio. Avrei anche potuto scegliere qui l'operazione unisci, taglia, interseca, crea un nuovo corpo, crea un nuovo componente. In questo caso io voglio fare un taglio, confermo con ok e il taglio viene inserito. Quindi io man mano posso entrare ancora in degli schizzi. Ogni volta che entro nello schizzo lui si mette in modalità, si mette perpendicolarmente a quello schizzo. Quindi prima vado ad abbozzare la figura e poi vado ad inserire le quote, diciamo, con le varie distanze. Nel caso in cui non c'è bisogno della distanza, lui mi propone di mettere, per evitare di creare un solido ipervincolato, mi chiede di creare la quota come riferimento. Quindi la quota appare con queste parentesi tonde e quindi io confermo, esco dallo schizzo, mi rimetto di nuovo in modalità 3D. Vado ancora sull'estrusione, seleziono questa faccia, la vincolo verso il basso, confermo con ok ed effettuo un taglio. Su questi spigoli posso anche andare a creare dei raccordi, quindi vado sul raccordo e vado a cliccare, posso cliccarli anche tutti quanti in una volta sola, tutta una serie di schizzi. Qui dentro vado ad impostare il raggio di raccordo e lui mi fa vedere un'anteprima di quello che sarà il raccordo. Confermo con ok e quindi ottengo questo elemento.